Nel frattempo gli americani avevano sfondato, erano arrivati praticamente a Lodi e io dovevo ritornare e volevo ritornare, se no che mia madre la solita, no, tu non torni perché ormai è inutile che tu torni perché tanto ormai la guerra è finita, è stupido che tu torni, ma io voglio ritornare perché insomma alla fine mi hanno deciso, dico guarda, tu non è che devi disertare, tu rimani qui in modo regolare. Dice, allora guarda, c'è un amico medico che mi spiega i sintomi della peritonite. Quindi febbre alta, dolori, qui e là, ti fai ricoverare in ospedale, ti metti in osservazione, intanto passano i giorni e tu non torni più in linea. Vabbè. Allora mi fanno questa iniezione, se non che la febbre non saliva, tabacco sotto non saliva. Alla fine, verso le 10:30 di sera, la febbre è salita sui 38,5. Allora telefonano all'ospedale militare di Baggio, è arrivata l'ambulanza subito con 2 alpini, lì tutti bravi, mi hanno fatto una specie di visita, anche loro, io ho fatto la mia scena, e allora mi caricano sulla barella e mi portano. Intanto mia madre aveva allungato 200 lire a questi ragazzi, tanto per 200 lire a questi ragazzi, trattatevano bene. Signor, 200 lire allora erano tante. Sì, signora, non si preoccupi, ci pensiamo noi, e mi portano all'ospedale di Baggio. Mi visitano, quando lo ricoveriamo, allora data anagrafica, reparto di appartenenza, divisione Monterone. La divisione Monterone non è di nostra competenza, è dei tedeschi, devi andare all'ospedale tedesco. Qui adesso ho detto all'ospedale tedesco come minimo mi fucilo perché vedo che ho fatto la sceneggiata. Praticamente è l'ospedale tedesco, allora vengono 2 marescialli molto stilei che fanno la visita, insomma, praticamente si convincono che ero grave e vanno a svegliare, che già dormiva, il primario, il maggiore tedesco, quelli sai tipo prussiano col monocolo, arriva lì, allora, parlava anche bene l'italiano, allora dice ti fa male qui? Ti fa male qui? No. E qui non mi aveva spiegato se mi faceva male o no, capito? Qui mi faceva male, qui no. E quindi sì, questo qui si convince che io veramente ero da operare d'urgenza. Quindi mi portano in sala operatoria alle 11 di sera. Mi hanno operato tanto mi hanno fatto la puntura lombare, non è che mi hanno addormentato, mi hanno fatto toccare. E io ricordo, perché ero sveglio e c'era un infermiere che mi teneva pure la testa alta. E io ricordo ancora adesso, dopo tanti anni, lo sguardo che ha fatto questo maggiore, mi ha guardato così un po', poi ha fatto un mezzo sorriso e ha continuato a operare, mi ha operato. Mi riportano in camera a 2 letti, perché vicino avevo un sottotenente della Folgore, mi pare, che era stato ferito e smaniava perché voleva tornare al fronte. E io l'indomani mattina avevo la febbre a 36,7, il dottore scomparso, eccetera, arriva il maggiore, come va stamattina? Dice, bravo. Nel frattempo mia madre, sempre è arrivata, fai conto, con un vassoio 2 volte di questo pieno di chiacchiere, sai, col miele alto, uno per il maggiore e uno per il personale infermieristico, che è stato gradito moltissimo, tant'è vero che ero diventato il beniamino del reparto, perché allora quando tu facevi l'appendicite non è che ti rimandassero a casa subito, facevi 20 giorni di convalescenza, eccetera, quindi era una cosa lunga. Nel frattempo il tenente Camber che mi aspettava
e io non ero arrivato all'appuntamento, che telefono a casa, e Davide come mai non si è presentato, disertore, eccetera, scusi, mio fratello ha avuto un attacco di appendicite e in ospedale. Non è vero, sono tutte cose, sono tutte storie. Dico, guardi, mio fratello è all'ospedale tedesco, vada e controlli. Difatti è rivenuto a vedermi, ha visto che ero lì, era tutto tranquillo, si è fatto firmare una ricevuta e è andato. Poi ma mica finita, perché a un certo momento, 4-5 giorni, verso il 20 di aprile, arrivano ordini, ci caricano su un treno e ci portano a Garbagnate, perché lì arrivano i feriti o altro che bisogna fare posto. Portano a Garbagnate, che era una specie di convalescenziario. E io rimano lì tranquillo, stavo bene, diciamo. A un certo momento arriva il 25 aprile, e arrivano i partigiani correttissimi, va bene, ha chiesto il nome, siamo armi o altro, e sono andati, quindi nessun problema. A un certo momento ancora mi chiamo Davide, era ancora mia madre che aveva noleggiato un camion di partigiani, aveva noleggiato un camion di partigiani comandati da un prete e aveva portato gli abiti civili ed era venuto a prendermi. E siamo arrivati fino a Milano, nel momento che stavano arrivando le brigate della Valdossola di Marozin. E praticamente lì è finita la mia avventura della Monte Rosa. Ecco. È stato un pezzetto di storia, poi dopo la storia della divisione è un'altra cosa. Nel pomeriggio, grigio di nubi, appare lo spettacolo superbo dello schieramento della divisione alpina Monte Rosa. Sono migliaia e migliaia questi giovani figli delle montagne d'Italia che mai deposero le armi e che ora, dopo il necessario e concreto addestramento, si apprestano a rientrare in patria per raggiungere la linea del fuoco. Le bandiere che bacia e consegna ai reggimenti non saranno mai ammainate.